Trattala come tale, non abusarne. Ciao community! Che cosa porta il mese di ottobre? Energie ed eventi principali. Scoprilo con la lucerna di Cronos. Le varianti di oggi sono Diaspro Leopardo, Pirite e Sodalite! Variante del Diaspro Leopardo. Andiamo a vedere per te che hai scelto la variante del Diaspro Leopardo quali sono le energie e gli eventi principali del mese di ottobre. Ti ricordo che questi sono video interattivi, quindi possono risuonare del tutto o in parte. Per i consulti personali puoi contattarmi attraverso il form del sito marcobarsotti.com oppure scrivermi una mail all'indirizzo info@marcobarsotti.com o un messaggio o un audio WhatsApp al numero 388 57 76 772. Ti voglio ricordare anche un'altra cosa mentre butto giù gli oracoli. Come sai, in questo settembre 2023 ho chiuso il corso di cartomanzia, corso che è perdurato per la bellezza di 2 anni e mezzo, un percorso veramente molto importante, frutto di un percorso quasi trentennale nel tarocco. Sì, sono abbastanza in là con l'età, lo riconosco. A parte questo, il frutto di questa esperienza è il workshop di cartomanzia e divinazione che inizierà l'8 novembre 2023, un workshop completo ma anche sintetico, smart, dove appunto ti insegnerò le basi della divinazione, il simbolismo del tarocco, la storia del tarocco, come creare la tua stesa, le stese migliori, quelle più adatte alla divinazione. Insieme faremo anche il laboratorio, confronteremo le stese con me e con la classe e confuteremo anche qualche teoria di Jodorowsky che secondo me sarebbe un attimino da rivedere. Insomma, un corso pieno di contenuti che ti avvierà a un dialogo col mazzo in senso filosofico ma anche in senso divinatorio e ti insegnerà anche la sigillazione, quindi l'uso della magia col tarocco. Una bellissima occasione di approfondire il linguaggio del tarocco e la tua connessione col tarocco. Se sei interessato o interessata puoi contattarmi per chiedermi info attraverso WhatsApp, no chiamate, solo messaggi scritti o vocali al numero 388 5776 772 oppure preferibilmente per email alla mail appunto info@marcobarsotti.com. Come ho detto già in alcuni post, in alcuni video, i corsi sono stati chiusi ma i workshop restano appunto aperti. Il workshop di cui ti ho appena parlato è frutto di 2 anni e mezzo di corso, nonché della mia trentennale attività di cartomante. Allora abbiamo il nocciolo, la brugmanzia e il serpente e la felce. Partiamo proprio dalla brugmanzia, che è anche un po' difficile da pronunciare. In realtà, come la carta sottolinea, sarebbe le trombe dell'angelo e questo già ci dà una importante linea di interpretazione di queste 3 carte.
è affine alla carta del giudizio fondamentalmente, parla di rinascita, di risveglio spirituale, ma anche di quella che può essere la strada per affrontare e vincere quelli che sono i propri demoni interiori, così diceva il manualetto. Qua demoni vanno ovviamente intesi come paure, attaccamenti irrazionali, insicurezze, e questo è anche il senso della carta del serpente e della felce, lasciare indietro una nuova pelle. Quindi questo mese per te sembra particolarmente importante a livello di crescita e di consapevolezza personale. L'ultima pennellata ce la dà una carta come quella del nocciolo, che è una carta importante perché parla di come questa rinascita avviene. Ci sono due particolarità di questa carta. La prima è quella di dirti: guarda, in realtà la sapienza non la devi cercare esterna a te, la sapienza è già dentro di te, e te lo dice il nocciolo, una carta importante. Tu sai che nelle leggende si dice che il nocciolo sia una delle piante con cui si facevano le bacchette magiche. In stregoneria, nella magia, è usato ampiamente. Ma il nocciolo aggiunge un'altra cosa, aggiunge anche il fatto che comunque qualsiasi forma di sapienza rappresenta comunque un'elevazione oltre la massa di persone che sono attorno a noi, e quindi di conseguenza ti invita anche a fare una cernita delle persone che sono attorno a te. Potrebbe essere un mese nel quale magari una rivelazione inerente, un qualcuno sul lavoro, in amore, ti può portare magari a quello che è un cambio di direzione che per te poi rappresenta una rinascita, ma potrebbe essere anche un mese nel quale la tua intuizione, benché diciamo impropriamente così a servizio degli altri, quindi magari una persona che sa consigliare, che sa aiutare, che sa dare input e suggerimenti preziosi agli altri, sceglie di concedersi un po' meno in virtù di un ritirarsi per attendere a quella che è una rinascita interiore che poi magari lo porta o la porta nel tempo a prendere tutt'altra direzione rispetto a quella che ha la sua vita ora. Insomma, è un mese nel quale si pianta un seme importante che forse fa crescere un po' di più la centratura su se stessi a dispetto della socialità, dalla quale però questo mese non sembriamo volerci togliere, se non da una parte della socialità, diciamo. Quindi può essere un mese nel quale c'è appunto la cernita degli obiettivi, la cernita delle persone accanto, c'è un po' magari anche lo stringersi nelle spalle, il dire voglio procedere per questa direzione perché è quella che sento interiormente, non quella che mi viene chiesta dal ruolo sociale che ho. Un mese nel quale forse fai anche un po' accornate con quello che può essere appunto il ruolo sociale che ti danno gli altri, e quindi magari rivendichi una differente via di vita e dei differenti punti di vista per te stesso, per te stessa. Questo potrebbe nel lavoro concretizzarsi magari con scelte che non vengono appoggiate, o con magari anche proprio nei casi più estremi un cambio di lavoro, se non addirittura una promessa di rinnovamento di un contratto che però viene a mancare e quindi porta a cambiare direttamente gli obiettivi. Oppure nell'amore può essere magari un qualcosa che stava nascendo, quindi carico di aspettative, o che era già nato carico di aspettative, ma che vede poi una direzione completamente nuova, e quindi magari lo scegliere la propria libertà a dispetto di quelli che possono essere i ruoli che gli altri ci danno. Tutto sommato questo mese mantieni un buon equilibrio fra quella che è la vita sociale e quella che è la tua voglia di rinascita, di emergere anche. Per qualcuno potrebbe essere proprio un'illuminazione che porta all'emergere di nuove idee, soprattutto laddove il tuo lavoro rappresenta il creare con le mani, o rappresenta anche lo scrivere, o rappresenta comunque un apporto che nasce dalla tua mente, ecco. In questo caso potrebbe esserci veramente un'illuminazione che ti porta a focalizzare le energie su un qualcosa di completamente nuovo, inedito per te, a dispetto appunto della socialità che è intorno, che forse vai a trascurare un po'. In linea di massima comunque sono 3 carte che parlano di rinascita dovuta principalmente al fatto che ci si ascolta e magari si dà un po' meno importanza alle pretese degli altri. Sembra essere un bel mese, dai, vediamo un po' come tutto questo si concretizza. Lo facciamo con un mazzo veramente stupendo, l'Hermetic Tarot,
È da un po' che non lo uso, un mazzo meraviglioso per te che hai scelto la variante del Diaspro Leopardo. Le energie e gli eventi principali del mese di ottobre 2023. La forza. La luna. Il 2 di bastoni. Il 5 di denari. Il fante di coppe. Sono carte interessanti, qui c'è già proprio un percorso, vedi, il dubbio diventa decisione, diventa cesura e diventa rinnovamento. Quindi già ci vanno a dire che è un mese nel quale potresti con risolutezza anche iniziare a dare un po' meno importanza a quelle che sono le proiezioni che gli altri si fanno di te. Soprattutto mi viene da dire sul lavoro, un 5 di denari di solito è una carta di enorme dispendio energetico e in alcuni casi purtroppo anche economico, ma non è detto che per te sia un periodo, quello indicativamente della terza settimana, dove non vai ad avere risorse, semplicemente potrebbe essere un periodo di stanchezza eccessiva che ti porta poi con questo fante di coppia a cercare nuove direzioni. Un rinnovamento sicuramente è molto vicino, soprattutto laddove ci fosse una situazione di coppia che sta per scoppiare. Questo mese potrebbe essere decisivo anche grazie a quelli che sono nuovi input con questa principessa di coppe, quindi un fante di coppe fondamentalmente, che va a portare proprio l'idea, la promessa di un nuovo rinnovamento. Tuttavia queste sono le carte delle energie, andiamo a vedere come si concretizzano nella vita vissuta, perché poi questa è l'idea, diciamo. Vediamo un pochino nella vita vissuta come vanno a concretizzarsi. L'appeso, l'eremita, ti escono un sacco di arcani maggiori, veramente tanti. Il 7 di denari, l'asso di bastoni. Allora, ti vado a confermare che fine ottobre per te rappresenta proprio quello che può essere un momento di rinnovamento. Se non è un rinnovamento fisico, è proprio un rinnovamento energetico nelle tue intenzioni. Ma perché? Vedi qua il punto nodale è un po' il periodo attorno alla terza settimana, giorno più, giorno meno. È un punto di alto dispendio energetico, un punto dove la misura è colma, dove veramente non ne hai più, con questa luna, con questo 2 di bastoni, che possono rappresentare quello che è un vincolo imposto, il contratto di lavoro che non riusciamo a far evolvere o che non riusciamo a lasciare, quella relazione che ormai è pesante, quella scelta di vita che ci costa sacrificio, un appeso, la necessità di rivedere la nostra posizione anche alla luce appunto del peso che una situazione ci porta a livello interiore. Non voglio dire che una luna sia sempre il rimpianto di un qualcuno o di un qualcosa, ma può essere anche il rimpianto di un momento in cui le cose andavano con maggior leggerezza. Se lavori in solitudine, anche la luna ci parla del lavorare in solitudine, con un appeso potrebbe essere anche l'inizio mese un momento abbastanza ostico, dove magari potresti essere addirittura poco sensibile a quelle che sono le istanze delle altre persone, in particolare con qualcuno che potrebbe venirti a chiedere aiuto, soprattutto con questa forza che ricorda il valore dell'amicizia, un 5 di denari che rappresenta la richiesta d'aiuto, un appeso che rappresenta anche la capacità di sacrificarsi per gli altri, oppure un qualcuno a cui devi comunque una certa attenzione, che ne so, il genitore anziano, il figlio da crescere, l'ex partner che ancora magari non sa staccarsi definitivamente. Insomma, magari è una situazione nella quale sei in una posizione che ti costa un ampio dispendio energetico, sempre ovviamente se ti ritrovi nella lettura. Vedi che qua c'è un eremita, quindi un qualcuno che sta valutando il passato alla luce di un futuro che vede incerto per mancanza di prospettive. A livello lavorativo può essere magari appunto la voglia di novità, la voglia di rinnovarsi, che però
questo 7 di denari potrebbe portare, sì, ovviamente una sensibile miglioria nella vita, ma potrebbe anche costare in termini di investimento, di tempo e di energie veramente troppo. 5 di denari e un 2 di bastoni è tutto il dubbio, il tarlo del momento. Che cosa devo fare? Devo rilasciare questa situazione, devo chiuderla, devo mandare a quel paese il partner, devo tagliare il contratto di lavoro, devo mettermi in proprio, o se sono in proprio devo chiudere per aprirmi magari a un'esperienza più corale, più ampia, magari le dipendenze di qualcun altro. Insomma, anche la seconda settimana sembra un po' un momento nel quale ti interroghi e ricerchi più la solitudine, per arrivare poi appunto alla misura colma della terza settimana, nella quale con risolutezza scegli di andare dove più ti conviene. Ora, questa rinascita che io vedo già da queste carte qua, proprio perché, come diceva la carta della tromba degli angeli, ti porta ad affrontare quelli che sono i tuoi demoni, potrebbe far leva un po' sul senso di solitudine o magari di eccessivo dispendio energetico, quando anche addirittura economico, quindi sulla paura dell'instabilità, oppure magari potrebbe anche far riferimento a quelli che sono diciamo piccoli grandi traumi mai elaborati dal passato, un po' come la persona che dice io non tornerò più a lavorare in quel ruolo professionale perché l'ho fatto precedentemente ed è stata un'esperienza disastrosa e non voglio più ritrovarmi in quella situazione lì. Ecco che qui ti porta uno per uno ad affrontare tutti i demoni. È un mese nel quale devi mettercela veramente tutta. Non ti fanno lo sconto qua, però alla fine c'è una rinascita, c'è un fante di coppe con un asso di bastoni, è proprio la novità che entra nella tua vita. Questo perché? Perché alla fine tu riesci, tu mi parti, vedi, allora guardiamo queste carte con quelle che possono essere le affinità. Una luna e un appeso sono carte di fermo, sono carte di stagnazione, sono carte, sì certo, di ambizione, di seme, ok, va bene, però rappresentano sempre tutto ciò che è lontano nel tempo. E l'affinità fra queste è proprio il percepire che sì, una situazione migliore di crescita per noi ci può essere, però è ancora lontana nel tempo e probabilmente al di là delle nostre possibilità. Quello che può legare la carta del 2 di bastoni all'eremita è proprio l'idea di bastone, laddove qua sono due, quindi sono due possibilità o magari più possibilità, due approcci mentali, eccetera, due lavori, due partner. Qui c'è un eremita, qui c'è un qualcuno che alla fine di bastoni ce n'ha uno ed è quello della sua esperienza, è quello che non ha spazio per il dubbio. E quindi di conseguenza, laddove nella vita forse ti viene richiesta anche parecchia risolutezza, parecchia centratura o magari l'esserci in una situazione o per qualcuno, a livello mentale sei già proiettata oltre, stai già scegliendo quale dei due bastoni prendere come tua guida. Qui invece la sincronicità è data dal denaro. Il denaro rappresenta l'elemento terra, quello più pesante, quello che assorbe, quello che si muove lentamente, ma che però quando decide di fare di testa sua e di far casino scombussola tutto, spacca tutto. Ed ecco che la sincronicità qua ci porta a un fante di coppe su un asso di bastoni, quindi proprio una novità irruenta, forte, decisa che entra nella tua vita. Quindi c'è proprio un percorso di elaborazione delle proprie paure, dei propri demoni, che rappresenta poi un percorso quasi iniziati, come viene da dire. Qui hai l'acqua, qui hai il fuoco, qui hai la terra, e tutto secondo me è portato appunto da quello che è poi il tuo pensiero, il tuo pensare, la tua razionalità, quindi dall'aria fondamentalmente. È come se questo mese tu dovessi scegliere quale via abbracciare. Può essere appunto una via che riguarda un qualcosa di mai abbracciato completamente, quindi magari sei in una posizione che a livello di amore, a livello di vita sociale, a livello che magari ti costa grande sacrificio e non sai se continuare in questa via o meno. Ecco che questo mese saranno chiarite le idee, potrai scegliere se rinnovare la tua
forza interiore, o potrai scegliere se rinnovare proprio la tua via di vita rilasciando una situazione lavorativa o sociale da parte. Oppure può essere un mese nel quale decidi di chiudere quella tal storia con quella tal persona che magari poteva nascere, prometteva, però ti costa un grande anche qui dispendio energetico, e alla fine una scelta fatta in solitudine alla luce di più possibilità ti portano poi a rinnovare completamente le tue prospettive. Non ci vedo grande riferimento al passato qua. Può essere un mese nel quale il passato è più quello tuo, quello di ciò che volevi veramente, più che quello dell'ex, più che quello del lavoro che si ripresenta, più di quello. Quindi è un qualcosa che viene dalla tua profondità interiore. A livello un pochino più pragmatico, qua c'è forse una prima settimana di difficoltà o appunto, torno a dirti, di senso di sacrificio, laddove si spera che comunque la situazione vada in netto miglioramento. Piccoli movimenti, comunicazioni o comunque quelli che possono essere anche piccoli spostamenti o anche magari una apertura verso un netto miglioramento soprattutto della situazione materiale, la vedo già dalla seconda settimana in poi. Con queste eremita comunque c'è sempre molta cautela, soprattutto per quanto riguarda la situazione economica o lavorativa, ma in generale anche come stabilità tua. Certo, una carta di forza ci dice di centrarti, può essere una carta che parla del curarsi, la forza è una carta che parla del wellness, della palestra, dell'attività fisica, di tutto ciò che riguarda il curare se stessi, ma anche il curare i propri rapporti sociali. Quindi ci dice non demordere, non mollare, anche se la sfida più grossa la vedo arrivare intorno alla terza settimana, giorno più, giorno meno, è proprio il tempo della cesura, dove ti conviene andare, quale scelta ti conviene fare, che cosa ti conviene tagliare definitivamente, quali rapporti sociali, quali tipo di atteggiamenti anche, o tratti caratteriali, o anche ambizioni, mi viene da dire, con questa luna ti conviene sacrificare sull'altare di un rinnovamento che sta per arrivare con una notizia improvvisa intorno alla fine del mese oppure all'inizio del prossimo. Soprattutto in amore qua può essere un nuovo corteggiatore, ma consideriamo anche che un fante di coppe rappresenta in generale una notizia e quindi anche di miglioramento a livello proprio interiore, quindi può essere anche la proposta che ti alletta, che ti seduce. Con un asso di bastoni sicuramente un rinnovamento importante. Per alcuni qua c'è una conoscenza importante, o addirittura più che conoscenza, secondo me qua mi viene da dire che qui c'è proprio la tua volontà di andare a conoscere una persona, di andare a scoprire una persona. Qui secondo me non è, perché mi esce sul mentale il fante di coppe, quindi parte da te qua. Qui è proprio un qualcosa che un po' come il buttarsi alle spalle una situazione stagnante e dire vado a rivendicare il mio rinnovamento. Questo è il mese nel quale, grazie alla tua centratura, accetterai di cambiare pelle dopo aver fatto un po' la cernita di tutte le sue insicurezze, le tue paure, dove tu stesso, tu stessa sceglierai di proiettarti verso un asso di bastoni che per te rappresenta una rinascita. Se si tratta di amore è un nuovo partner, una nuova partner, può anche essere un qualcuno che già conosci, però comunque la tua percezione è completamente rinnovata. Se si tratta di un lavoro, qui ci potrebbe essere la chiusura di un contratto o la perdita di un lavoro o un grave problema sul lavoro per cui magari si arena un po' la situazione. Qui c'è proprio la tua idea di rinnovamento, qui sei proprio tu che dici basta, mi avete rotto, qua non ne esce niente se non un gran senso di sacrificio, di fermezza, di guardare al passato, quello che poteva essere, di dispendio energetico economico. Potrei avere delle sensibili migliorie nella mia vita, ma in realtà mi sta costando troppa fatica e sono troppo stanco, stanca e stressato. Ecco che questo mese alla fine scegli di fare la grande cesura e dici basta, voglio aprirmi a questa situazione, voglio aprirmi a questa persona, voglio aprirmi a questo rinnovamento e voglio capire se questo terreno per me può essere sondabile. Mi perdoneranno le altre due varianti, ma voglio vedere se veramente per te quella scelta che farai questo mese inerente al tuo cammino di vita può essere sondabile oppure rappresenta una sfida troppo ardua. Per tu che hai scelto la variante
del Diaspro Leopardo. Il Re di Denari rappresenta comunque una possibilità importante, soprattutto a livello lavorativo può essere un nuovo lavoro, anche perché qui le prime 3 settimane le vedo un po' di lotta, un po' di senso di sacrificio e forse anche un po'... Allora non ti dico che qui vai a perdere troppi soldi, perché alla fine un 7 di denari mi rappresenta anche la capacità di amministrare il denaro, le risorse e quindi anche di avere comunque una certa sicurezza di base economica, anche se rappresenta comunque un senso di sfida. Però secondo me qui puoi ambire di più e effettivamente un Re di denari per qualcuno può essere addirittura il lasciare una postazione di lavoro per aprire alla luce magari anche della volontà di emergere, di aprire una attività in proprio. Insomma è un mese nel quale cerchi il rinnovamento e nel quale appunto vuoi che atteggiamenti, persone o situazioni che ti costringono a spendere troppa energia siano tenute a bada. Non ti dico di fare i tagli qua, un eremita forse non fa un taglio, però tiene a bada, sa amministrare perché si interroga su quanta energia, soprattutto il ruolo sociale che abbiamo anche nella coppia, intendo, quindi magari la coppia canonizzata ci costa, e quindi un mese nel quale forse ti fai 2 conti e dici basta, voglio andare a vedere se là fuori ci sono altre possibilità per me. Bene, ci sono. Io un brutto vizio, me lo rimproverano in tanti, sono troppo lungo, quindi magari una sintesi ci sta. Sintesi della variante numero 1. Il mese di ottobre rappresenterà per te un momento di rinascita, una rivelazione, una presa di coscienza, una improvvisa illuminazione per i più attorno alla fine del mese. Porranno le basi per un nuovo approccio alla vita che si manifesterà poi nei mesi successivi. In particolare questo mese sarai insofferente di fronte alle aspettative altrui, ai ruoli e alle persone che potresti percepire come troppo invadenti, in particolare se sono persone che vengono a chiedere aiuto, non sarai molto tollerante. La voglia sarà quella di tagliare alcuni rapporti sociali, in alcuni casi affettivi, in altri lavorativi, in altri sociali. Tra la metà e la fine del mese, a seguito di una grande introspezione, potresti prendere decisioni improvvise e irrevocabili, che forse però attenderai a comunicare alle persone attorno a te. Questo mese infatti avrai la necessità di nuovi input per te stesso, te stessa, fossero solo anche nuovi hobby, oppure avrai necessità di curarti, palestra, wellness, eccetera, pur se questo potrebbe magari non piacere o rubare tempo alle persone che hai attorno, con tutti i conflitti che ne possono seguire. Un rinnovamento è molto vicino anche alla luce di nuove potenziali prospettive che arrivano attorno alla fine del mese in amore come nel lavoro. Attorno alla metà del mese inoltre dovrai fare quadrato intorno a quelle che sono le tue energie. Sarà un momento di profonda stanchezza oppure di enorme dispendio energetico, per qualcuno anche economico. Se lavori in solitudine però fai attenzione già dall'inizio del mese. Possibili contrasti o in generale un po' di insofferenza tua può causare conflitti con i clienti o con le persone che lavorano per te. Nei casi più gravi addirittura c'è la chiusura di un contratto o un grande senso di sacrificio sul lavoro, ma che però non sembra dare frutti. La chiusura del mese però è la promessa di una rinascita dopo un periodo nel quale hai combattuto e sconfitto una ad una tutte le tue insicurezze. Un nuovo lavoro, un nuovo partner, una nuova idea di lavoro oppure magari un nuovo mood sul rapporto per quello che riguarda il rapporto di coppia, o anche la promessa di un trasferimento o qualsiasi altra promessa di rinnovamento si affaccerà al tuo orizzonte. Bene, questa è la sintesi del tuo mese di ottobre 2023. È il momento di porre una domanda alla nostra streghetta, una domanda che abbia come potenziale risposta sì o no. Quindi pensa alla domanda che vuoi fare alla nostra streghetta, vediamo se la risposta è un sì o un no per te che hai scelto la variante del Diaspro Leopardo. La variante
La risposta è un no, non è detto che sia un no definitivo, grazie streghetta, può essere un no temporaneo, magari devi imparare una lezione, magari devi comprendere un qualcosa per la tua evoluzione e magari appunto la prossima volta che lo chiederai può essere un sì. Ti ringrazio per aver seguito questa variante, se ti è piaciuta ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una videolettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Variante della Pirite. Andiamo a vedere per te chi hai scelto la variante della Pirite, quali saranno le energie e gli eventi principali di questo ottobre 2023. Ti ricordo che questi sono video interattivi, possono risuonare del tutto o in parte e comunque parlano più dell'aspetto energetico. Per i consulti personali puoi contattarmi all'indirizzo email info@marcobarzotti.com oppure tramite il form del mio sito marcobarzotti.com o con un messaggio audio o scritto su WhatsApp al numero 388 5776 772. Ti do anche una notizia importante. Come sai, in questo settembre 2023 ho chiuso il corso di cartomanzia, corso che è perdurato per la bellezza di 2 anni e mezzo, un percorso veramente molto importante, frutto di un percorso quasi trentennale nel tarocco. Sì, sono abbastanza in là con l'età, lo riconosco. A parte questo, il frutto di questa esperienza è il workshop di cartomanzia e divinazione che inizierà l'8 novembre 2023, un workshop completo ma anche sintetico, smart, dove appunto ti insegnerò le basi della divinazione, il simbolismo del tarocco, la storia del tarocco, come creare la tua stesa, le stese migliori, quelle più adatte alla divinazione. Insieme faremo anche il laboratorio, confronteremo le stese con me e con la classe e confuteremo anche qualche teoria di Jodorowsky che secondo me sarebbe un attimino da rivedere. Insomma, un corso pieno di contenuti che ti avvierà a un dialogo col mazzo in senso filosofico ma anche in senso divinatorio e ti insegnerà anche la sigillazione, quindi l'uso della magia col tarocco. Una bellissima occasione di approfondire il linguaggio del tarocco e la tua connessione col tarocco. Se sei interessato o interessata puoi contattarmi per chiedermi info attraverso WhatsApp, no chiamate, solo messaggi scritti o vocali al numero 388 5776 772 oppure preferibilmente per email alla mail appunto info@marcobarzotti.com. Come avevo detto, i corsi da settembre sono chiusi, ma i workshop non solo rimangono, ma addirittura diventano più importanti perché sono appunto il sunto di 2 anni e mezzo di corsi, ma anche di 30 anni di cartomanzia, insomma un workshop veramente interessante. Il prugnolo, la quercia e la trota e il mughetto, 3 carte che parlano di consolidamento di una situazione, in amore, nel lavoro, nella vita in generale. Le difficoltà si stanno attenuando, tutto sta prendendo una piega importantissima, sta prendendo una strada di realizzazione. Magari quell'amore che era instabile, che era insicuro, si sta avviando verso una canonizzazione o un rafforzamento della coppia. Magari quella situazione lavorativa che era instabile o che addirittura non c'era può rivelarsi più stabile oppure può aprirsi ad un'occasione lavorativa importante. Insomma, le difficoltà si stanno per attenuare. La carta della quercia è associata al pianeta Giove. Giove accresce le possibilità, Giove porta comunque un ventaglio di possibilità più ampio rispetto a quelle che sono le nostre capacità, quindi un qualcosa che c'è congeniale per crescere. Ricordati, dice la carta del prugnolo, che la magia è ovunque, devi solo accettare di vedere quante opportunità ci sono attorno a te.
è un sensibile miglioramento in tutti i campi della vita. La carta della trota ci parla del fatto che comunque il tuo ecosistema è un posto dove ecosistema va inteso come interiorità, allegoricamente, è un luogo dove tu hai portato un equilibrio che finalmente può permettersi di spalancarsi verso il mondo per accogliere anche l'interazione con nuovi universi, nuove possibilità. In alcuni casi queste carte vanno a parlare di quello che può essere un improvviso colpo di fortuna, che con una carta gioviana come la quercia può parlare anche di una vincita, piccola o grande che sia, quindi magari gioca con criterio, mi raccomando, però può esserci veramente una vincita importante per te in questo mese, non sarà per tutti in questo mese di ottobre. In altri casi parlano del fatto che comunque qui probabilmente per te si è veramente chiuso un ciclo anche a livello karmico, con un pianeta come Giove molto importante anche per quello che è il nostro karma, e quindi o anche con una carta come la trota che parla proprio di un universo che è chiuso, nel quale comunque si può penetrare soltanto attraverso quella che è l'interazione, l'empatia, quindi un qualcosa che è definito, mi viene da dire, ecco. Ed ecco che queste carte possono parlare appunto di una piccola vincita, oppure magari anche di quello, facendo riferimento all'universo, che è il dialogare con gli universi altri, ovvero magari per qualcuno questa piccola vincita potrebbe essere data attraverso i classici numeri dell'8 dati da un parente che magari non c'è più, o magari per altri sono semplicemente dei sogni, quelli che verranno, importanti, a cui dare comunque una spiegazione che poi magari ci aiuti, ci guidi, rappresenti per noi un consiglio, un insegnamento da applicare nella vita quotidiana. Insomma, è un mese nel quale, oltre a rafforzarti, oltre in alcuni casi anche a rafforzare la tua situazione economica o finanziaria, in altri casi oltre a rafforzare quella che è la tua situazione di coppia o comunque la tua situazione legata alla vita emotiva, puoi avere anche delle profonde connessioni e delle comunicazioni dalle dimensioni altre. Quindi un mese per te che porta un grande accrescimento. Andiamo a vedere con un mazzo straordinario, l'Hermetic Tarot, per te che hai scelto la variante della Pirite. Che cosa porta il mese di ottobre 2023? Il diavolo. Vedi, il diavolo non è sempre una carta così terribile. Laddove si parli di denaro, vincite, scommesse, ti ricordo che comunque un gioco come il gratta e vinci alla fine è quasi una scommessa. Prendo quel tagliando, scommetto su quel tagliando, vedo se... quindi parla anche dell'entrata di denaro e anche della magia. Quindi comunque ti ripeto, le dimensioni ultraterrene hanno comunque un messaggio per te. Il 4 di bastoni, per qualcuno un messaggio dagli antenati. L'8 di denari, confermo, sì, anche l'8 di denari è una carta di quotidianità. La luna. Il 3 di bastoni. Non è un mese brutto, c'è un po' questa luna sulla terza settimana, che forse può rappresentare un attimo di spossatezza, dato che mi esce comunque nelle energie, o magari può rappresentare un qualche tipo di ambizione o sogno che forse per il momento non è dato di coltivare, ma poi in generale un 3 di bastoni me la chiude abbastanza bene. 3 di bastoni è una carta comunque di crescita costante, miglioramento, ma non è malissimo, Il re di spade, il 5 di denari, il re di bastoni, il giudizio. Allora, non è un mese brutto, devi fare attenzione intorno alla metà del mese a quella che è una perdita economica o magari sociale, un litigio con qualcuno. Vedi, un 8 di denari pesantemente inflazionato da un 5 di denari, quindi
una quotidianità nella quale una notizia di frattura, di rottura arriva. In generale può essere un qualcosa, il 5 di denari, di solito legato a problemi sul lavoro, problemi economici, spese improvvise, ok, va bene, però considerando che qui c'è anche un re di spade su un 4 di bastoni, potrebbe essere anche la troppa durezza che mettiamo nei confronti di una situazione dove invece forse dovremmo essere un pochino più elastici, anche a livello di famiglia, qua mi viene da dire. Quindi può esserci un momento nel quale a metà mese più o meno, anche se si recupera, perché poi un re di bastoni alla fine è una carta di chi sa ascoltare saggi consigli, sa dare ai saggi consigli, sa veder comunque il suo orticello che frutta. Quindi ti dico, c'è questo momento centrale di un po' forse appunto non mi viene da dire disagio, ma in realtà non è disagio, qua si tratta più di un momento nel quale forse puoi trovarti a disagio più che avere il disagio, trovarti a disagio con altre persone, magari per quella che è la quotidianità, quindi anche non necessariamente la famiglia. Io potrei vedere qua il discorso famiglia, ma è anche qua in parte, ma potrebbe essere anche allargata un po' alle persone che frequenti di più, dalla coppia al lavoro, agli amici. Forse c'è un momento un po' di ripensamento, un momento un po' di crollo di alcune anche figure, potrebbe essere la persona che ti delude, potrebbe essere, però poi alla fine un 3 di bastoni e un giudizio mi rappresentano comunque una rivelazione importante, un'occasione importante, quella piccola vincita a cui facevo riferimento. Insomma, sembra un mese nel quale tutto procede lineare tranne una frattura importante di metà mese nella quale devi comunque far prevalere il buonsenso. Se fosse una persona che magari ti si rivela per come non è, fai prevalere il buonsenso, non promuovere discussioni inutili, futili o litigi, e comunque procedi per la tua strada. Un 3 di bastoni rappresenta un lento e costante evolversi. Mettiamo invece la lettura sull'amore. Qua sull'amore potrebbe essere una passione che va ad attenuarsi sempre intorno a metà mese, per quello che può essere magari appunto anche un troppo stare distaccati, una visione troppo razionale, forse anche troppo aderente a quelli che possono essere i dogmi, e quindi che ha bisogno di un po' di fantasia, di un po' di pepe. Qui si rischia magari un po' che la frattura ci sia, sia che qui ci sia una frequentazione, sia che qui ci sia una coppia consolidata. Insomma, qua si rischia un po' che la frattura ci sia, ma anche qui credo che poi ci si riprenda all'ultimo momento, un po' come se alla fine si riuscisse a comprendere che quella dimensione ancora ha qualcosa da darci o da dirci, e quindi si sceglie, ci si mette nella dimensione mentale di continuare comunque a provare a migliorare quello che è un percorso di vita, con un giudizio, quindi un ideale condiviso. Se sei single, qui potrebbe esserci un qualcuno che magari entra in maniera anche repentina da quella che è la tua quotidianità, che promette mari e monti. Anche qui c'è il momento in cui ti cade un po', magari una di quelle persone che parla e poi non quaglia mai, e anche qui c'è comunque poi alla fine un riprendere il dialogo. Quindi è un mese nel quale questa cesura centrale si fa sentire tutta. Sul lavoro potrebbe essere un mese nel quale hai magari un po' di difficoltà fra la seconda e la terza settimana, però anche qui fondamentalmente credo che i danni siano limitati. Sei una persona che fondamentalmente usa la razionalità, sa ascoltare quando è necessario, sa gestire, se necessario sa chiedere aiuto e sa come chiederlo, e un giudizio alla fine ti salva qua, alla fine ti porta comunque a quella che è una situazione nella quale comunque i tuoi ideali vanno a trionfare. Quindi non la vedo male, ti ripeto, un mese nel quale fai un po' la formichina, mettili lì in saccoccia e vai avanti, salvo questo squilibrio improvviso di metà mese. Per alcuni potrebbe essere anche un viaggio da rimandare o uno spostamento che non va proprio come avremmo voluto che andasse, e quindi magari però anche qua si fa un po' buon viso a cattivo gioco. Diciamo che è un mese nel quale si riesce ad attenuare un po'
i colpi che il destino ci riserva. A fine mese, come già nella prima variante, c'è questa improvvisa rivelazione, perché un 3 di bastoni può essere anche un improvviso colpo di fortuna, un improvviso colpo di genio, un'improvvisa conoscenza, con un giudizio che è carta di rinnovamento e carta anche di miglioramento delle proprie prospettive. Quindi ti ripeto, per alcuni sarà la vincita, la piccola vincita, per altri può essere una conoscenza interessante, per altri può essere il comprendere, come dicevo prima, che alla fine il nostro orticello lo abbiamo curato fino ad ora e lasciarlo morire non è proprio il caso, e quindi magari c'è la presa di coscienza che fondamentalmente si sta andando in una buona direzione nonostante un po' gli agguati del destino o magari anche i capricci di alcune persone attorno a noi. Però ecco, la fine mese la vedo molto bella. I sogni dei quali ti ho parlato potrebbero arrivare intorno alla fine del mese o comunque negli ultimi 10 giorni, ma anche con una luna potrebbero arrivarmi intorno appunto dopo la metà del mese, dai. E qui probabilmente ti portano anche a livello interiore, non solo a livello esteriore, un grande senso di pace e un grande senso di rinnovamento delle prospettive, che non vuol dire cambiare prospettiva in questo caso, ma vuol dire proprio rinfocolare, rinsaldare le prospettive e quindi magari andare avanti senza sostanziali cambiamenti di situazioni. Non sarà per tutti perché qui c'è un 5 di denari, però andare avanti convinti di ciò che si fa. Per pochissimi credo che qui ci sia un momento dove sul lavoro si deve fare una scelta o dove magari si deve accettare magari anche una situazione lavorativa o che non ci risuona completamente o che magari ci viene proposta e ci lascia un po', però anche qui poi fondamentalmente la vedo andare a migliorare nel tempo. Quindi pur se c'è un momento di criticità nel lavoro o una frattura nel lavoro, nonostante quella che può essere la delusione del momento, un re di bastoni è sempre un qualcuno che sa vedere il lato positivo, sa trovare anche nuove opportunità di lavoro e sa comunque rimettersi in pista più forte e più motivato che mai. Non è un mese brutto, è un mese nel quale devi un po' arginare un senso di frustrazione, di delusione per un qualcosa che magari marginalmente poteva esserti gradito, ma che non è detto che sia. Ti faccio l'esempio, qua potrebbe essere il dire lavoro alacremente così poi posso comprarmi la macchina nuova. Beh, scopri che in realtà non puoi comprartela, ma non è detto che questo non sia poi in divenire una fattibilità possibile, appunto. Un mese nel quale forse c'è una piccola delusione qua, però alla fine ti vedo più forte, più motivato che mai, o motivata. Ho messo tanta carne al fuoco, mi rimproverano di essere troppo lungo e io allora mi sono inventato i riassunti. Sintesi della variante numero 2. Questo è un mese nel quale vai a consolidare la tua posizione e a fortificare le tue energie. Una relazione che appunto si fortifica, un piccolo incremento delle finanze, una nuova possibilità sul lavoro o nella vita in generale, sono tutti eventi possibili in questo ottobre 2023. Per alcuni è in arrivo una piccola vincita o un sensibile miglioramento del proprio potere personale attraverso la comunicazione della dimensione onirica, quindi numeri da giocare dati magari da un parente trapassato oppure messaggi importanti dalle tue guide. L'unico momento più difficoltoso sembra essere attorno alla metà del mese. Spese improvvise o conflitti con le persone attorno a noi potrebbero generare un senso di spossatezza, di sfiducia o di disillusione. Per alcuni appunto una piccola delusione potrebbe essere in amore o in amicizia. In realtà il momento di demotivazione sembra poi durare poco. Già negli ultimi giorni del mese le energie torneranno a vibrare alte, lasciandosi alle spalle le piccole delusioni di metà mese, siano esse nel lavoro o in amore. Le carte comunque raccomandano di lasciar correre, in particolare se questa cesura di metà mese fosse un conflitto generato in famiglia o magari con quelle persone che frequentiamo di più, quindi per estensione quella che talvolta chiamiamo famiglia animica. Anche per le coppie il mese non sembra essere brutto, nonostante un momento di incomprensione o di calo di interesse attorno alla metà del mese.
la ripresa del dialogo o delle possibilità di evoluzione e di crescita è sicura entro la fine del mese. Per i single potrebbe arrivare una nuova conoscenza che dopo i primi giorni di profondo interesse sembrerà mostrare un calo di coinvolgimento. Anche in questo caso si deve dare e prenderci tempo prima di prendere decisione. Attorno alla fine del mese una notizia, un rinnovamento sul lavoro, appunto una piccola vincita, come già detto, o una nuova conoscenza portano a orientare le proprie aspettative verso nuove direzioni. Il mese quindi si chiude con una bella dose di ottimismo. Bene, direi ottima questa seconda variante, nonostante un momento di incertezza intorno alla metà del mese. Andiamo a chiedere alla nostra streghetta se la risposta alla tua domanda è un sì o un no. Ti chiedo di pensare ad una domanda che abbia come risposta il sì o il no. Vediamo che cosa vuol dirti. No. Allora, non è detto che sia un no definitivo, come dico sempre, può essere un no temporaneo, magari semplicemente è in riferimento a quella situazione che vedo un po' pressarti a metà del mese, o magari è un no destinato ad evolvere anche alla luce di quelle che sono tue intuizioni, prese di coscienze o magari appunto step di crescita personale. Io ti ringrazio per aver visto questa variante, se ti è piaciuta ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una video lettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Variante della sodalite. Andiamo a vedere per te che hai scelto la variante della sodalite che cosa porta questo mese di ottobre. Ricordo che queste letture sono video letture interattive, quindi possono risuonare del tutto o in parte. Per i consulti personali puoi contattarmi al numero 388 57 76 772 o preferibilmente attraverso il sito www.marcobarzotti.com o alla mail info@marcobarzotti.com. Ho anche un'altra notizia importante per te. Come sai, in questo settembre 2023 ho chiuso il corso di cartomanzia, corso che è perdurato per la bellezza di 2 anni e mezzo, un percorso veramente molto importante, frutto di un percorso quasi trentennale nel tarocco. Sì, sono abbastanza in là con l'età, lo riconosco. A parte questo, il frutto di questa esperienza è il workshop di cartomanzia e divinazione che inizierà l'8 novembre 2023, un workshop completo ma anche sintetico, smart, dove appunto ti insegnerò le basi della divinazione, il simbolismo del tarocco, la storia del tarocco, come creare la tua stesa, le stese migliori, quelle più adatte alla divinazione. Insieme faremo anche il laboratorio, confronteremo le stese con me e con la classe e confuteremo anche qualche teoria di Jodorowsky che secondo me sarebbe un attimino da rivedere. Insomma, un corso pieno di contenuti che ti avvierà a un dialogo col mazzo in senso filosofico ma anche in senso divinatorio e ti insegnerà anche la sigillazione, quindi l'uso della magia col tarocco. Una bellissima occasione di approfondire il linguaggio del tarocco e la tua connessione col tarocco. Se sei interessato o interessata, puoi contattarmi per chiedermi info attraverso WhatsApp, no chiamate, solo messaggi scritti o vocali al numero 388 5776 772 oppure preferibilmente per email alla mail appunto info@marcobarzotti.com. Come avevo detto, i corsi da settembre chiudono, ma i workshop invece verranno incrementati e questo è particolarmente importante perché è il frutto del percorso di 2 anni e mezzo di corso, ma anche di 30 anni di cartomanzia. Quindi ho condensato in un workshop tutti gli insegnamenti che potevo dare. Il biancospino, la calla
la donnola e il pino. Non è male, dai, non è male. Carte che parlano di evoluzione spirituale, crescita personale, centratura su se stessi, nuove prospettive che liberano da uno stato di stallo, di fermo. Anche la carta della donnola e il pino rappresenta un periodo di solitudine, ma qui solitudine secondo me va intesa in senso più ampio, perché non è la solitudine fisica, quanto la solitudine che porta poi alla centratura, all'elevarsi al di sopra degli altri. In questo la Calla ci dice che questo tipo di solitudine intellettuale rappresenta quella che è la crescita del nostro potere, e quindi qua c'è proprio uno sdoganarsi da un momento di stallo attraverso nuovi obiettivi, per qualcuno un nuovo lavoro, per qualcuno un nuovo partner, per qualcuno nuove prospettive, pur nello stesso stile o lavoro di vita o nella stessa storia, che porta comunque non tanto, vedi, l'aspetto materiale qua diventa secondario. Qui è come se tu ti sdoganassi dalle negatività, ti purificassi dalle negatività. È come se tu, grazie a queste carte e grazie a quello che ti stanno dicendo e insegnando, questo mese riesca a scrollarti di dosso quelle che sono delle pesanti negatività di un periodo che magari per te può essere stato poco fruttifero o magari poco bello. Ecco che in questo periodo ci dice, grazie a quella che è la capacità di centrarti su te stesso, su te stessa, ma soprattutto con una carta di Frassino, alla capacità di poter cogliere nuove possibilità, nuove prospettive, questo mese cambi un po' quella che è la tua frequenza energetica e ti poni in una posizione dalla quale sei in grado poi di direzionare nuovamente le tue energie. Quindi un mese dove mi viene da dirti c'è una rinascita, ma non percepibile. È come se questo mese tu avviassi una grande macchina che sicuramente già questo mese ti darà i frutti, perché queste sono anche carte parecchio veloci, ma che poi in generale è destinata ad evolvere nel tempo in maniera più concreta. Se stai pensando all'amore, potrebbe essere un mese nel quale la tua profonda centratura potrebbe effettivamente attirare situazioni molto gratificanti, forse non durevoli, o perlomeno per ora non destinate ad evolvere in chissà cosa, ma sempre e comunque dovute a quella che è il tuo magnetismo fondamentalmente. Questo mese si esprimerà alla grande. Andiamo a vedere per te che hai scelto la variante della sodalite, come sarà il mese di ottobre 2023. Energie ed eventi principali. Il diavolo, anche qua può esserci, allora io facevo riferimento al magnetismo prima. Il diavolo è una carta che rappresenta un grande magnetismo e anche una buona sessualità, in alcuni casi anche una sessualità pregna di fantasie, ma principalmente è una carta che parla di materialità e quindi l'attenzione verso la materia. Il diavolo può rappresentare un'entrata di denaro improvvisa, un lavoro creativo, certo. Il diavolo rappresenta sempre anche le nostre insicurezze, le paure, le passioni smodate, e su questo magari ti dice di fare attenzione, la tua centratura deve essere ben forte. Però, come ho detto prima, può rappresentare anche una piccola vincita o un'entrata di denaro extra. Il 6 di spade, vedi che ci sono nuove possibilità e prospettive per te. Il 7 di denari, soprattutto a livello materiale, mi viene da dire, la giustizia. Incrociamo le dita, perché se continua così ha una lettura strepitosa. Il cavallo di denari, direi che puoi farmi un monumento per questa lettura, perché effettivamente è una bellissima lettura e vediamo come si concretizza poi nel reale, ma energeticamente c'è proprio un aprirsi a nuove possibilità, un darsi nuove possibilità, e alla luce di queste nuove possibilità
un sensibile miglioramento che premia le tue strategie e porta a un nuovo equilibrio. Soprattutto la situazione materiale la vedo in rinascita. Il cavallo di denari fondamentalmente è quello che potrebbe essere uno speculatore finanziario, una persona che fa affari, una persona che investe, anche in termini energetici. Poni l'esempio di tutti i video che sto facendo uscire in sovrappiù, alla fine è un investimento che faccio sul canale, capisci? Anche in questo senso può essere l'investimento. Però ecco, qui ti va a premiare una giustizia già dalla terza settimana, secondo me qua, o comunque, lo dico sempre, prendi esteso, terza settimana il periodo è quello, comunque dalla metà del mese in poi vedo comunque soprattutto a livello economico o a livello anche di sicurezza, un riassetto importante. Allora, 9 di coppe. Vedi che le possibilità ci sono, ma forse tu in questo momento non ti stai aprendo. Re di denari, fante di coppe, regina di spade. Allora, mi perdoneranno le altre due varianti, in realtà per una l'ho fatta, voglio vedere qual è la qualità di questa regina di spade. Perché, diciamocelo, è l'unica carta dissonante. In realtà nemmeno più di tanto, perché parla comunque dell'intelligenza, una persona che riesce a calcolare ogni incognita del futuro, però anche una carta di privazione. Quindi dopo questa lettura, che è abbastanza, e poi te la spiegherò in dettaglio, costruttiva sotto tutti gli aspetti, avere una regina di spade, beh, vediamo un po', a chiarimento. Il fante di denari. Ok. Allora, cominciamo dalla situazione energetica, un'energia che va comunque in esplorazione di nuove possibilità, nuovi territori, e che non si nega alla sperimentazione. Un 7 di denari sono anche i tentativi di evolvere che poi nel tempo vengono premiati, certo, o anche quelle speculazioni e quegli investimenti che nel tempo poi portano appunto ad un cavallo di denari, quindi a una sicurezza, passando per una giustizia, il riequilibrio. La terza settimana per te potrebbe essere importante anche a livello di suggestioni energetiche. Stai attento o attenta al nutrimento. La giustizia è una carta di nutrimento, e quindi magari non eccedere, magari anche con l'alcol. Potrebbe essere un periodo nel quale potresti aver bisogno di fare un po' di pulizia anche fisica. In questo senso la giustizia ci va a parlare, e anche un 6 di spade, forse l'allontanarsi da un periodo critico in virtù di nuove prospettive anche sul modo, sullo stile di vita. Il cavallo di denari di solito è una persona che forse è un po' troppo cinica, un po' troppo sprezzante del pericolo, e quindi di conseguenza mette anche un sacco di paletti, e a livello energetico ha una grande autodisciplina, e questo quindi ti va a dire: abbi un po' anche di autodisciplina, magari se fumi o se esci, magari bevi un po' di alcol in meno e bevi una Coca-Cola in più, che poi in realtà fa malissimo anche quella, però va bene. Comunque un crescendo di energie che ti porta comunque alla sicurezza di un cavallo di denari, e forse anche alla sfrontatezza di un cavallo di denari che è capace di guardare in faccia le sfide senza aver paura di perdere. Laddove invece qua c'è un 7 di denari che sì, ok, è la sicurezza, però rappresenta sempre un po' un'incognita. Qui passi per una giustizia. Se ci sono in questo momento problemi legati alla gestione di soldi, diciamo che già dalla seconda, terza settimana vedo un netto miglioramento. Un re di denari può essere anche un qualcuno che ti aiuta, un qualcuno che ti dà un consiglio, un cliente facoltoso se lavori da solo, un momento in cui si incrementano le possibilità. Il fante di coppe può rappresentare anche un aprirsi appunto a un nuovo modo di vedere il lavoro. Non credo ad un nuovo lavoro, perché qui non ci sono carte di rottura, o se non hai lavoro l'aprirsi proprio una possibilità, con la sicurezza che comunque si va verso una crescita.
Allora, come dire di questa regina di spade, in fondo, parlando della situazione economica e lavorativa, è sempre un po' difficile da gestire. Si potrebbe, con un fante di denari, dire fai attenzione intorno a fine mese a quelle che potrebbero essere le spese. E qui torna un po' il discorso degli eccessi, ovvero, magari, che ne so, sei una persona che ama comprare, come me, i libri, i mazzi di tarocchi, ecco, magari un libro meno, un mazzo di tarocchi meno questo mese, perché comunque qua la regina di spade è una certa attenzione che si deve dare alla materialità dopo un momento nella quale comunque c'è stato un rimpolpamento, diciamo, comunque un momento di sicurezza, e dove questo cavallo di denari deve usare l'autodisciplina. Tuttavia la regina di spade è anche una persona che, in virtù delle sue necessità, crea le risorse, quindi qua diciamo che ti crei energeticamente le possibilità per attirare le risorse, soprattutto se il tuo lavoro verte sulla comunicazione o sulla legalità. Un fante di denari può essere una persona che per lavoro comunica, oppure vicino al concetto di legalità, non necessariamente poliziotto, avvocato, commercialista, insomma una persona, o chi lavora nelle istituzioni, o anche può essere una persona che lavora nel mondo della scuola, in quanto la divulgazione può essere non solo YouTube, ma soprattutto la scuola, eccetera eccetera, l'università. Quindi ti dico, ok, il momento di follia qua, però che questa follia poi non diventi un qualcosa che poi ti va a limitare a fine mese. Quindi primo inizio del mese traballante, metà mese diciamo buona o in crescita, fine mese attenzione, dipende da come te la gestisci qua, attenzione agli eccessi. Però è un mese nel quale ti poni anche nuove prospettive, nuove idee, nuovi input, e dove sicuramente sei in grado di purificare questi tuoi, chiamiamoli così, demoni interiori, che poi si esprimono appunto nella spesa compulsiva, nella spesa del momento, nel bicchierino di più, nella uscita serale non prevista che ti porta magari a ecco, queste cose ti vedo farci un po' attenzione, e soprattutto magari se ci sono anche situazioni con un 6 di spade che rappresentano spostamenti eccetera, ti vedo farli ma con discrezione, se non addirittura rimandarli. 6 di spade davanti a un 7 di denari è un po' il dover dire magari ok, si rimanda fino a che i tempi non sono maturi. Fai attenzione qua, perché può essere un mese importante dove ti giochi veramente quella che può essere una situazione economica che va in netto miglioramento, ma che questo mese ancora forse ha bisogno di essere controllata ed essere soggetta all'autodisciplina. Laddove questa situazione è così a livello economico e materiale, in amore invece vedo delle belle possibilità qua. Sì, ok, non sono quelle possibilità da cui può nascere la storia della vita se sei single, perché anche qua si tratta poi di un qualcuno che poi con questo cavallo di denari e questa regina di spade, anche di fronte a un corteggiatore che entra molto convinto, molto convinta, un fante di coppe, e che poi diventa un fante di denari, appunto diventa un qualcuno con cui si intrattiene magari una corrispondenza, o diventa un qualcuno che magari di fronte alla nostra difficoltà ad aprirci, se non addirittura a quello che può essere un po' la nostra svogliatezza, in alcuni casi mi viene da dire, tira un po' indietro la mano, ecco, magari si demotiva un po'. Quindi qui vedo anche in questo caso una grande possibilità, però poi vedo te in un'energia un po' di dubbio, un po' di svogliatezza, appunto come ho detto prima, un po' come se tu dicessi sì, ok, va bene, c'è questa conoscenza o c'è questa persona che rientra, ma veramente non sono convinto, non sono convinta. Quindi è un mese nel quale forse anche di fronte alle possibilità che ti si parano davanti a livello emotivo o a livello sentimentale, fai un po' orecchie da mercante, pur se magari può essere un mese nel quale ti concedi anche in questo caso gli eccessi, quindi ti concedi la serata, ti concedi
però ecco, di serio ancora secondo me, ma perché qui sei tu che sei forse disincantato o disincantata. Se sei già in coppia potrebbe esserci un momento appunto qua di forte coinvolgimento, però poi c'è questo momento di down dopo, e qui potrebbe anche inserirsi qualcun altro, te lo vedo così, anche se sei single, potrebbero essere anche due persone, però sei molto tu che ti crei le occasioni ma allo stesso tempo le gestisci con intelligenza. Insomma, un mese nel quale hai la possibilità di portare un riequilibrio a livello sia fisico sia emotivo o in generale anche energetico, un mese nel quale per alcuni c'è un'entrata di denaro extra se non una piccola vincita, un mese nel quale potresti avere la tentazione di cedere a degli eccessi, e quindi fai attenzione perché poi a fine mese dovrai comunque cercare di pianificare e programmare quelli che sono i mesi successivi, quello che è il periodo successivo, anche alla luce magari di comunicazioni o di nuove persone o possibilità che entrano nella tua vita. In particolare potresti fare attenzione a dei pagamenti che devi fare a fine mese con questo fante di denari, o magari a delle comunicazioni ufficiali che possono arrivare a fine mese. Però ecco, ti vedo abbastanza in linea. Alla fine ti ripeto, la regina di spade dobbiamo vederla come la persona che sa crearsi occasioni, ma soprattutto supportata da un cavallo di denari, ovvero chi è certo, è certa che i suoi investimenti non corrono più il rischio di essere travolti, investimenti anche in termini energetici, ti parlo anche di persone, dai capricci del destino, ecco. Quindi un mese nel quale ritrovi la centratura e te la proietti nella tua quotidianità, ma fai attenzione agli eccessi di metà mese. Non cedere al desiderio di spendere, non cedere al desiderio di magari anche con questa giustizia fare stravizi importanti, non cedere magari a quella che può essere una situazione che ti seduce sul momento ma che poi per te può diventare un fardello, e quindi magari anche la persona che in quel momento vorrebbe cerca di usare la razionalità. Può essere un mese nel quale te la giochi, non dico tutta ma quasi tutta, ed è un mese nel quale, se sai giocare bene le tue carte, se sai amministrare bene le tue energie, può diventare una base importante per quello che è il tuo prossimo futuro. Quindi in generale ti ripeto, cerca di usare molto la razionalità. Molte persone mi rimproverano di essere troppo lungo, vabbè, pazienza, tanto faccio riassunti. Sintesi della variante numero 3. Questo è un mese importante per te. Sembra che un momento di stallo, di fermezza stia passando. Per la maggior parte delle persone questo momento potrebbe portare nuovi punti di vista, motivazione e idee, soprattutto sul lavoro. Ma queste non si concretizzeranno in un cambio di lavoro, potrebbero invece avviare percorsi paralleli all'attività principale. Un'entrata di denaro potrebbe concorrere a motivarti, per alcuni potrebbe essere anche una piccola vincita. Attenzione però, non cedere alla tentazione di spendere più del necessario. Anche se questo mese sarà buono, devi ancora fare attenzione alla gestione del denaro, in particolare attorno alla fine del mese. Se lavori con le energie, quindi Reiki, cartomanzia, magia, eccetera, il mese sembra ottimo, ma cerca di bilanciare la tua intuitività e ricettività con una buona dose di razionalità. In sostanza, non strafare, in particolare attorno alla terza settimana. Potresti dover rimandare alcune spese, viaggi o progetti, ma il mese per te rappresenta comunque l'inizio di una rinascita, devi solo saper attendere. In amore, per i single potrebbe esserci una conoscenza importante, ma almeno per ora non orientata a costruire qualcosa di stabile. Prendi questa esperienza senza grandi aspettative e cerca di aprirti alla semplicità del momento. Alla fine del mese potresti avere la percezione che ogni traguardo che ti poni sia raggiungibile. In alcuni casi una persona potrebbe darti un consiglio o un insegnamento prezioso questo mese. Anche per le coppie, dopo un momento di forte passionalità, sembra esserci un calo di coinvolgimento e per alcuni il guardarsi attorno verso nuove possibilità. Il mood del mese quindi è la solitudine intellettuale, potresti sentirti come isolato o isolata pur se in mezzo a tante persone. Cerca di non cedere alla tentazione di compensare questa latente insofferenza con gli eccessi e, appunto, come già detto,
centrati, perché attorno alla fine del mese avrai la percezione che tutto stia volgendo al meglio. Bene, insomma, non un mese bruttissimo per te che hai scelto la variante della sodalite. Prima di chiudere poniamo la domanda alla nostra streghetta. Ti prego di pensare ad una domanda che abbia come potenziale risposta un sì o un no. Per te che hai scelto la variante della sodalite, sì. Beh, direi bellissima risposta, grazie streghetta, e anche bellissima prospettiva qualsiasi sia la tua domanda: amore, lavoro, soldi, fortuna, successo, eccetera eccetera. Io ti ringrazio per aver visto questa variante. Se ti è piaciuta ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una videolettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Si chiude così questo appuntamento settimanale della Lucerna di Cronos. Domani ripartiremo con i video settimanali. Ti ho già detto che nel tempo metterò anche dei sondaggi sulla community in modo che tu possa scegliere i titoli che preferisci. Intanto spero che questo video ti sia piaciuto. Se così è, ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale, ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una videolettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Oppure mal tollererai qualcuno, mal tollererai, vaffanculo. Già difficoltoso sembra essere attorno, perché già? Ciao community! Che cosa porta il mese di ottobre? Scoprilo con la Lucerna di un nuovo workshop, perché i workshop un grande lavoro, un grande percorso di nerchie e di minchie, perché me lo sono scordato. Ma riassumono anche 30 anni di cartomanzia. Ti vado a presentare appunto il nuovo. Come sai, in questo 2023 il corso di cartomanzia della Lucerna di Cronos è stato chiuso, ma rimangono i titoli. Io ti ringrazio per aver seguito questa variante. Come sai, in questo settembre 2023 ho chiuso il corso di cartomanzia dopo 2 anni di applicazione costante. Come sai, in questo settembre 2023 un workshop che 2023 vaffanculo. Corso di cartomanzia, corso che riprenderà poi nell'autunno del 2024 sotto il 2024, vaffanculo. Si chiude così questo nuovo appuntamento della Lucerna di Cronos.